Salve e bentornati. Nelle lezioni precedenti sul Candy Wrapper abbiamo visto come fare le tessere e come combinarle assieme per ottenere righe ed anelli. Adesso inizieremo ad unire questi elementi semplici con delle cuciture per comporre parti e forme più complesse. Cominciamo a vedere come unire tra loro gli anelli zigzag. Questi due anelli sono uguali. Hanno lo stesso numero di tessere, 18, e tutte misurano 6,1 x 13,3 cm. Per rendere la spiegazione più chiara e comprensibile userò tessere e filo di colori diversi. Normalmente invece per cucire uso del filo di nylon. Innanzitutto si deve stabilire approssimativamente la lunghezza del filo necessario per completare la cucitura esterna. A grandi linee suggerirei una misura pari al doppio del diametro esterno più qualche centimetro per annodare e andare sul sicuro. Il tipo di cucitura che utilizzo tra due anelli zigzag io la chiamo cucitura di piatto perché, come vedremo tra poco, l'ago viene fatto passare sempre e solo nelle tasche del tessere e mai nei tunnel. Vediamo i passaggi fondamentali. Parto dall'anello inferiore. Con l'ago entro in una tasca. Esco. Entro nella tasca dell'anello superiore ed esco di nuovo. Tutta la cucitura non è altro che la ripetizione di questi due passaggi. Adesso vi faccio vedere una cucitura completa dall'inizio alla fine. Inserito il filo nella prima tasca lo tiro quasi tutto, lasciando però all'estremità inferiore qualche centimetro che mi servirà per fare il nodo. Per comodità fisso il filo all'anello con una clip per tenerlo fermo. Tra la clip e la plastica metto sempre un pezzo di cartoncino per evitare che la clip la rovini, visto che ha un serraggio piuttosto forte. Queste sono clip fermacarta e in genere la loro dimensione deve essere proporzionata alla grandezza delle tessere. Per questa ragione io ne ho di diverse misure. Fissata l'estremità, proseguo la cucitura segnando un punto dopo l'altro come mostrato in precedenza. Dopo ogni 4 punti circa, conviene tirare il filo per migliorare l'unione tra i due anelli. Il filo comunque deve risultare teso in modo uniforme lungo tutto il diametro. Proseguo con la cucitura fino ad arrivare al punto di partenza. Tendo per bene il filo un'ultima volta e tolgo la clip che non serve più. Le due estremità ora si trovano nello stesso punto e dunque si possono annodare. Ma prima di farlo conviene portare il filo in un punto che renda il nodo meno visibile. Inserisco entrambe le estremità del filo nella cruna del lago e porto il filo all'interno passando da una fessura tra gli anelli. Quindi faccio il nodo. Con il filo di lana ne bastano 2. Ne servono 3 se uso il nylon. Inserisco di nuovo l'estremità del filo nella cruna del lago e cercando una posizione comoda di manovra faccio passare il filo nel tunnel di una tessera gialla. Una volta portato fuori, con le forbici lo taglio alla base. Muovo il pezzo per far rientrare quel po' di filo che si vede nel tunnel. Ed ecco fatto, i due anelli sono stati cuciti tra loro ed il filo all'esterno non si vede. Se usate il nylon il risultato migliorerà ancora di più. Completata la cucitura esterna rimane da fare quella interna, perché qui l'unione tra gli anelli non è compatta. La procedura ovviamente rimane la stessa, perciò ormai già la sapete. La cucitura interna non è sempre necessaria, dipende da alcuni fattori, come la dimensione degli anelli e la destinazione d'uso dell'oggetto, se ad esempio sarà interessato da sollecitazioni importanti oppure no. Se gli anelli sono molto piccoli, come in questo caso, maneggiare l'ago in uno spazio così stretto non sarà facile. Se le dimensioni si riducono ulteriormente bisognerà passare all'ago curvo, altrimenti la cucitura sarà impossibile. Si potrebbe però decidere di non cucire internamente gli anelli. Se ad esempio l'oggetto da realizzare è piccolo e la sola cucitura esterna
lo rende robusto quanto basta. Nel caso invece di una borsetta di grandi dimensioni, la cucitura interna non presenterà nessuna difficoltà e andrà fatta per ragioni di robustezza innanzitutto, ma anche estetiche. Nella maggior parte dei casi dovrete cucire tra loro più anelli e io vi sconsiglio vivamente di fare prima tutte le cuciture esterne e poi passare in un secondo momento a quelle interne, perché potreste avere, diciamo così, delle difficoltà di manovra. Procedete piuttosto con ordine. Fatta la cucitura esterna tra due anelli, completate l'unione con quella interna. Poi passate all'anello successivo e così via. Nel prossimo tutorial sarà il turno degli anelli lineari, vedremo come cucirli assieme. Prima di salutarvi vi ricordo che sul canale c'è un'intera playlist dedicata al Candy Wrapper, quindi se avete perso alcune lezioni lì potrete trovare tutto quanto. Meglio ancora, se vi iscrivete al canale attivate le notifiche così da essere sempre informati sulle nuove pubblicazioni, se vi va, altrimenti passate di qua ogni tanto.